Salve a tutti, oggi in felpa perché fa abbastanza fresco nonostante sia primavera inoltrata, ma a parte queste piccole inconvenienze sul meteo, proseguiamo e andiamo subito allo storytelling. In ogni caso, bentornati sul canale di Yogilog. Una delle più importanti canzoni della storia del rock e della storia della musica in generale, oserei dire, nasce lentamente verso la fine degli anni 60 quando Freddie Mercury era solo uno studente. Una volta presentato il progetto alla band, il gruppo, specialmente Brian May, capì di avere per le mani un piccolo capolavoro musicale. Freddie aveva tutto nella sua testa, disse May. Entrò nella stanza con una grande quantità di post-it e si sedette al pianoforte. Iniziò a suonare e mentre ci mostrava il progetto della canzone notammo che era piena di buchi qua e là, ma lui disse che aveva già in mente come coprire tutto. Freddie disse al gruppo che credeva di avere per le mani del materiale sufficiente a poter comporre 3 canzoni, ma che avrebbe voluto concentrare il tutto in un unico contenuto, che poi, diciamo noi, avrebbe avuto la durata di 6 minuti e avrebbe spaziato dal rock all'opera. Il gruppo iniziò effettivamente a provare Bohemian Rhapsody verso la metà del 1975. Impiegarono 3 settimane per perfezionare il tutto e poi, il 24 agosto del 1975, nei Rockfield Studios di Monmouth, in Galles, i Queen iniziarono a registrare il pezzo. La canzone inizia con il famoso intro a cappella per poi abbracciare tutto, dal glam rock all'opera. Freddie Mercury impiegò una settimana a scrivere e definire metodicamente le armonie della parte centrale della canzone. Per quella parte, infatti, il gruppo registrò ben 160 tracce vocali, in cui Freddie cantò in tonalità media, Brian May fece la parte di basso ed il batterista Roger Taylor si occupò delle armonizzazioni più acute, come tra l'altro simpaticamente mostrato nel film Bohemian Rhapsody. John Deacon, al basso, non partecipò ai cori. Freddie mise tutto se stesso in quella registrazione, tanto che continuava insistentemente ad armonizzare le parole Mamma Mia, Galileo e Figaro, alternando il suo tono vocale da un'ottava all'altra. Abbiamo riavvolto talmente tante volte il nastro che ad ogni sovraincisione si rovinava una parte di materiale, ricorda May. Una volta abbiamo alzato il nastro alla luce ed era talmente logoro che ci si poteva guardare attraverso. Ogni volta che Freddie decideva di aggiungere un Galileo, perdevamo qualcos'altro. Si può tra l'altro supporre che Freddie Mercury inserì la parola Galileo proprio in onore dello stesso Brian May, essendo lui un appassionato di astronomia e che poi avrebbe conseguito la laurea in astrofisica. Bohemian Rhapsody è il testamento del talento musicale di Freddie Mercury come scrittore. Analizzando certe parole all'interno del testo, si scopre tantissima ispirazione da parte dell'autore. Scaramouche era un buffo personaggio della commedia del XVI secolo. Bismillah, preso dal Corano, significa nel nome di Allah e Belzebù è il nome di Satana in arcaico. Freddie era una persona abbastanza complessa. Era molto divertente e quasi impertinente a prima vista, ma nascondeva molte insicurezze createsi nella sua infanzia. Non ci rivelerò mai il significato della canzone, ma secondo me nel testo c'è molto di personale, ricorda Brian May. Un attimo dopo aver completato la versione finale della canzone, c'era il presagio che i Queen avessero creato qualcosa di speciale. Nessuno sapeva come avrebbe suonato una canzone di 6 minuti di quel tipo, appunto così particolare nella sua struttura. Il produttore Roy Thomas Baker disse: "Ero lì, in sala mixer, e sapevo che stavo ascoltando ad una grande pagina di storia. Qualcosa dentro di me diceva che quello era un giorno fondamentale, e lo fu davvero." La canzone di A Night at the Opera, l'album contenente Bohemian Rhapsody appunto, fu rilasciato il 31 ottobre del 1975 e il suo impatto fu istantaneo. I classici del rock e del pop che avevano dominato le classifiche fino a quel momento dovettero lasciare spazio a tutto ciò che non era considerato commerciale o adatto alla radio. E pensare che inizialmente i produttori dei Queen non volevano che la band pubblicasse Bohemian Rhapsody come singolo, dato che, secondo loro, una canzone più lunga di 3 minuti non sarebbe mai stata presa in considerazione dalle radio. Kenny Everett, un DJ di Capital Radio e amico di Freddie Mercury, aiutò il gruppo trasmettendo il brano ben 14 volte in un solo weekend, aiutando così il singolo a raggiungere il primo posto in classifica, dove ci restò per 9 settimane. I Queen aprirono la loro performance al Live Aid dell'85 con Bohemian Rhapsody e nel 2004 venne introdotta nella Hall of Fame, mentre la performance vocale di Freddie Mercury venne nominata come la migliore della storia del rock. Bohemian Rhapsody è il terzo singolo più venduto nel Regno Unito e a dicembre del 2018 è stata intitolata come la canzone più ascoltata del XX secolo, con oltre 1,6 miliardi di ascolti in tutto il mondo. Meno di 7 mesi dopo, il video della leggendaria opera dei Queen superò il miliardo di visualizzazioni su YouTube. Freddie Mercury disse: "Credo che la gente debba semplicemente ascoltarla, pensarci su e poi arrivare a concludere cosa la canzone voglia significare per loro."
E per questo storytelling è tutto, noi ci vediamo al prossimo, come sempre da Yogilo.